oggi iniziamo il video con due notizie contrastanti. La prima è bellissima, la seconda un po' meno bella. Bellissima perché se vi ricordate quando siamo arrivati in questo posto, come sempre facciamo, cerchiamo il rapporto migliore qualità-prezzo. E vedete quelle casine in fondo sono tutte camere. La prima notte l'abbiamo passata in una di quelle, ma il giorno dopo a colazione la titolare, curiosa del fatto che noi eravamo in moto e che eravamo italiani, ci ha chiesto: ma come ci avete pensato di arrivare fino qua? Le abbiamo raccontato un po' di quello che facevamo, ovvero dei video su YouTube, dei libri che scriviamo, e lei, super gentile, super curiosa, ci ha detto: allora vi sposto di camera, offrendoci un riparo per la Tenerona, ma soprattutto vi porta all'interno perché questa non è una camera normale, bensì un vero chalet di montagna. Addirittura balcone privato in legno con vista sul laghetto, ampio tavolo da lavoro per lavorare con due computer e finalmente, sembra una banalità ma una presa e un'altra presa, piccolo disimpegno con la classica stufa a legna che conoscete bene dal Cile, ampio lettone super comodo con una splendida vista, bagno con doccia familiare. Ma siete pronti al pezzo a 90? Vasca idromassaggio per due persone circondata da una vetrata pazzesca. Detto questo possiamo andare con la seconda brutta notizia, ovvero che purtroppo piove. Ma oramai mi conoscete bene, guardo sempre l'aspetto positivo, e in questo caso qual è l'aspetto positivo? Che dopo 100 km di ripio di 3 giorni fa, oltre alla Tenerona lurida, anche noi, come potete vedere, siamo luridi. Quindi con la pioggia finalmente ci laviamo. Andiamo al lavaggio. Partiamo anche perché qua abbiamo 3 km di sterrato e col bagnato la motocarica non è sia proprio il massimo. Questa mattina non c'è neanche il cavallo che di solito pascola su questi prati. Anche lui ha detto è un tempo di merda. Preferisco starvene in stalla, come anche noi avremmo preferito stare sulla casina che ormai ci guarda da lontano. Ma che dici? Dobbiamo lavare la moto e le tute, dai! Dove la signora molto gentilmente ci ha ospitati. Quindi la ringraziamo per questo, per il fatto che sia stata sensibilizzata dal fatto che dovevamo lavorare, che non saremmo usciti. Piano qua. Oggi dovevamo portarvi in un posto con una vista praticamente quasi unica qua in Brasile, ovvero nello Stelvio brasiliano, ma sicuramente, come potete vedere, la vista sarà tipo quella del Dasniba in Norvegia, per chi se la ricorda. Volevamo anche portarvi al Parque Nacional São Joaquim, poco più a nord di qui sulla strada per Urubici, un parco nazionale nato nel 61 proprio per proteggere queste piante che stiamo vedendo ora, e cioè i boschi di Araucaria. Avremmo potuto portarvi ad avere viste spettacolari, una natura selvaggia e maestosa, picchi montuosi, si fa per dire, che arrivavano fino ai 1800 metri d'altezza, ma tutto questo rimarrà per il momento vano. Ma a loro cosa interessa? A loro interessa che noi soffriamo, che facciamo queste strade qua con la pioggia, con il fango, che dobbiamo sudare. Bene, allora salite in sella e sudate e soffrite insieme a noi. Io ho la sensazione che oggi in pochi saliranno in sella, guarda un po'. Ed ora qualcuno potrebbe dire: ma perché siete partite oggi e non avete lavorato un giorno in più? Perché ieri abbiamo visto le previsioni del tempo e non era poi così male, quindi anche qua non ci azzeccano. Come del resto non ci azzecchiamo mai noi, mai una volta, mai una gioia, però tante pecore. Io dalla vita ho imparato una cosa, che quando c'è qualcosa appunto che ti va bene, poi succede qualcos'altro che va un po' meno bene. Quindi l'upgrade gratuito che ci ha fatto la signora spostandoci da una camera ad uno chalet ci ha portato male, ma la ringraziamo lo stesso di cuore, perché in realtà siamo stati benissimo. Super bene, super bene. Se per caso mai passerete da queste parti, anche se la vedo dura, ricordatevi questo posto.
consigliato, è straconsigliato. Anche perché ormai noi ve lo ripetiamo sempre, qui in Brasile stiamo mangiando divinamente, e questo va detto perché un italiano lo prende sempre come un premio. Una vacanza o un viaggio in cui si mangia bene è una vera benedizione per tutti, per un italiano mai di più. Allora, noi dobbiamo andare a sinistra. Fra, a destra, mettete a destra. Io ero convinto di stare nella corsia giusta, vedete un po' il mio cervello fritto. Forse avremmo bisogno di una pausa. Oh my god. Tra l'altro la signora della posata mi ha detto andate con Dio. Speriamo. Secondo me la tenerona voleva provare il brivido di guidare a sinistra come la sorellona. È stata questa la spiegazione. Ovviamente con il sole sarebbe stato tutto diverso, però vi posso dire che anche quella nebbiolina in fondo con queste piante, questa foresta, rende tutto un po' più inquietante, un po' più avventuroso. Non so voi se condividete questo mio pensiero. E benvenuti alla Serra, Churrascaria. sono rilassato pazzesco qua, ragazzi. È stata preceduta proprio dal profumo. Tante moto, sicuramente questo è un punto di incontro dei motociclisti del Brasile del sud. Sì, benvindos motociclistas. Asfalto perfetto, adesso ha anche smesso di piovere, quindi possiamo accelerare un po'. Le verdi colline ammantate irlandesi, no scusate, brasiliane. Mi sembrava in effetti di aver cambiato continente, di non essere più in Irlanda. Il meteo ci indicherebbe il contrario. 1395 metri, anzi per me toccheremo i 1401 in Brasile, qualcosa veramente di pazzesco. E da pochissimo è passato il cartello Mirante do Rio do Rastro. La nostra visibilità sarà di circa 20 metri. Adesso sorge la domanda: chi di voi può attribuire questo panorama, questo meteo al Brasile? Dobbiamo essere onesti, dalla vegetazione che vedete si può intuire che qua piove spesso e c'è sempre molta umidità, quindi anche molta nebbia. Di conseguenza trovare bel tempo è una cosa difficile, non dico rara, ma difficile. Non solo, chi è che avrebbe pensato bene, andiamo a fare la strada panoramica della Serra do Rio do Rastro, che appunto si snoda nella catena montuosa omonima Serra do Rio do Rastro del sud del Brasile, e trova questa giornata. Chi potrebbe essere se non noi, e chiaramente voi che siete in sella? Dovremmo essere arrivati al Mirante. Qua c'è una fermata della polizia militare rodoviaria, io non riesco neanche a leggere. Il Mirante Cascata addirittura è qua in fondo. Magari se continuiamo, quando si inizia la discesa poi si apre anche il panorama. Se vi potete accontentare di questo, vabbè, iniziamo la discesa, anche perché guardate la CarPlay, è veramente impressionante. Comunque, per condividere come dovrebbe essere il panorama vi lasciamo una foto presa dal web. Mentre per quanto riguardano le curve, ecco, questi sono i tornanti, tipo lo Stelvio. Però che sfortuna, dai! Cioè, la settimana passata abbiamo visto il meteo metteva tempo brutto e poi abbiamo visto che non è stato così male. Oggi metteva sole e un po' di nebbia, ma tu guarda, allora Cascata do Rio do Rastro la possiamo ammirare da qua sotto. Alta però, Per farsi la doccia potrebbe andare bene. nelle giornate calde. La signora che si fa la foto con la nebbia. Sembra che il panorama si possa un po' aprire. Forse si apre, dai. Anche di qua un'altra cascata. Questa strada dovrebbe essere bellissima, veramente, con il sole.
Una sorta di Trostigen brasiliano. Stanno venendo giù diversi motociclisti delusi, credo. Loro sono brasiliani, avranno fatto un giro settimanale. Potranno anche tornare. Anche noi possiamo tornare. Si intravede, ecco, si intravede. Stile un po' Jurassic Park. Pensate che dronata che poteva venire qua, cioè non c'è un centimetro quadrato di roccia, tutto ricoperto dalla vegetazione. L'acqua non manca. Però queste cose secondo me si verificano solo quando piove. Pareti imponenti. Molto Norvegia, da queste parti. Quindi a 1140 metri la nebbia è svampata, è addirittura in fondo quasi uno spiraglio di sole. Mi voglio fermare qua e fare una foto alla vegetazione. Addirittura i coati. Comunque nel frattempo che giocavamo un po' con i coati, sono arrivati tanti motociclisti e ci hanno confermato che per avere un cielo pulito bisogna venire qua in inverno. Per loro questo meteo in questo periodo è normale. Ovviamente ci sono delle giornate migliori rispetto a questa, però comunque in estate, quando le temperature sono più alte, è più facile trovare un meteo del genere. Appena ripartiti dal mirante dei coati. L'ultima parte, quella più ripida, ha un asfalto non messo proprio bene, mentre nella parte terminale tutte curve morbide e l'asfalto è perfetto. E di colpo ha ripreso a piovere, ma io auspico un temporale pazzesco perché almeno lava anche la Tenerona. Dai, accelera, accelera, piove un po' di più. Fermato il distributore per pausa pranzo, ma vogliamo condividere una cosa. Oltre a far benzina, se avete bisogno potete anche tagliarvi i capelli. Ma soprattutto, importante fare la differenziata. Di fianco alla moto trovate tutti i tipi di immondizia. Poi se all'occorrenza avete bisogno di qualcosa di impellente, A casa trova tutto, qualsiasi cosa chiedete. Tra l'altro la barbearia si chiama Rossi, Santa Caterina, immigrazione italiana. Scherzi a parte, completi super, ma poi arriverà il video pippone e Tenerona super. Solo che inizia ad aver bisogno di un lavaggio. Ma adesso non ci pensiamo, mangiamo il panino e altri 100 km per arrivare in un posto che dovrebbe essere abbastanza interessante. Riguarda i perizomi. Ripartiti dopo il pranzo. La temperatura, come era preventivabile, si è alzata parecchio. Abbiamo 95 km all'arrivo. E che arrivo! Ora scrivete nei commenti quanti di voi vogliono vedere le spiagge brasiliane, o meglio le spiagge del sud del Brasile, perché ce ne sono talmente tante che sarebbe ingiusto renderle tutte uguali. La che stiamo attraversando è una bellissima zona, tra l'altro anche molto curata. A Francesco ricorda, come sempre quando la vegetazione è così rigogliosa, qualche pellicola sul narcotraffico, ma la verità è che questa zona, compresa quella che raggiungerà
mangeremo stasera ha subito 3 colonizzazioni: quella portoghese nel XVIII secolo, quella tedesca all'inizio dell'Ottocento e quella italiana a partire da fine Ottocento. Quale delle tre avrà fatto più danni? La realtà è che qui abbiamo visto sventolare la bandiera dello Stato di Santa Catarina, la bandiera del Brasile, ma la bandiera anche italiana e dell'Unione Europea. A proposito dell'allarme dell'angolo cieco, ho una macchina dietro, guardate, si è attivata la telecamera con la scritta di fare attenzione, ce l'ho ancora dietro, rallento un po', guardate, praticamente come avete l'auto dietro che sta per sorpassare, si attiva la telecamera e vi scrive caution, ovvero attenzione. Figata pazzesca. Qua dobbiamo andare a prendere la BR 101 direzione Florianopolis. Veicoli leggeri, 110 km. Siamo arrivati al primo casello. Obrigado. Pagato €1,20, 20 centesimi. Nada de nada. Trasporto eccezionale e con quale mezzo? E dopo i primi 60 km di autostrada brasiliana si esce. Guardate la scritta su sfondo marrone, Praias. Che cosa vi fa pensare questa scritta? Ma soprattutto questa sabbia cosa vi fa pensare? Oh sì, come se non ci fosse un domani. E siamo a Praia do Rosa, comune o municipalità di Imbituba. Come potete vedere cielo terzo, ma dai, per i zombie vi portiamo lo stesso. Il colpo traffico pazzesco. E temperatura intorno ai 30 gradi. Direzione mare. La sabbia ai bordi della strada inizia ad essere sempre più presente, l'asfalto è terminato, abbiamo tutto mattonato e dal navigatore il mare è là in fondo. Quasi ci siamo, 1,4 km, odor di asado come sempre. Più ci addentriamo e più si percepisce che siamo in una località di mare. Allora, qua dobbiamo andare a sinistra. Mercatino, abbiamo pure un localino vicino, dovrebbe essere qua sull'angolo, in fondo. Guarda dove ti porto. Guarda dove ti porto, anzi dove vi portiamo, nella giungla. Piano, qua spacchiamo una gomma, se l'auto si toglie dovremmo avere il cancello, quindi il parcheggio custodito. Eccolo qua, arrivati ragazzi. Comunque anche il titolare della struttura ci ha appena detto che lui è andato 10 volte e in 10 volte 2 volte barra una ha visto un bellissimo panorama alla Sierra. Dove? Chama Serra do Corvo Branco. Você pode subir por uma e descer por outra. Buongiorno. Buongiorno. Pronti per una lunga camminata? Oggi sveglia prestissimo perché dobbiamo portarvi in un posto che dovrebbe essere piacevole da vedere. La strada ve la ricordate perché qua siamo arrivati con la Tenerona. Adesso circa 1 chilometro di camminata, non proprio comoda, ma di solito i posti un po' più particolari sono anche quelli più difficili da raggiungere. Arrivati quasi in centro e come vedete il paese dorme, però la notte è stata lunga. La cittadina dagli anni 70 ha iniziato a lavorare per diventare una meta ideale in Brasile per i surfisti. Ora vedete tutto chiuso, ma i negozi sono anche bei negozi, pur mantenendo tutta la cittadina un aspetto un po' hippie, diciamo chic, hippie, ecco la parola giusta. Diciamo che è una meta per famiglie ma anche per giovani e molto giovani. In questo periodo, data la situazione argentina, la cittadina Praia do Rosa è piena di argentini, ragazzi, famiglie, proprio perché in questo momento storico il Brasile è molto economico per gli argentini, perché la moneta, il peso argentino, ha guadagnato punti. Il real ha un valore molto più basso in questo momento del peso argentino.
temperatura rispetto a quello che si può un po' pensare più bassa, nel senso che il giorno arriviamo sui 25-26 gradi, mentre la sera si scende sui 18-19 gradi. Però se esce il sole, ragazzi, siete fritti. Per accedere alla spiaggia bisogna inserire le ridotte e il fondo è abbastanza sconnesso, ma Sarla Tappi sale come la Tenerona. E dopo la salita si arriva nel punto panoramico, dove in fondo a brevissimo vedrete una delle spiagge più belle di questa zona. Ovviamente, come ci si avvicina al mare, le strutture non mancano, il sentiero diventa sempre più stretto, però ci sono le onde del mare che vi fanno compagnia in sottofondo. E il canto che sentite in sottofondo, ancor più delle onde, sono animali. Sara voleva dire che non è un frullino, perlomeno non ci sono operai a lavoro. Fa strano pensare che tra 100 metri siamo in spiaggia. Poi quando si apre odore di acqua stagnante, infatti si arriva in una laguna, il fondo diventa sabbioso e, come facilmente intuibile, le case dei poracci non mancano. Ora, abitazioni, strutture a parte, siete pronti a vedere questo spettacolo della natura? E per i più maiali non mi riferisco per i zomi, perché è molto presto, quindi c'è pochissima gente. Ma dove ti ho portato? Come potete vedere, spiaggia bianca quasi caraibica che sembra talco e al largo qualche surfista. Posto veramente spettacolare. D'altronde dal Brasile cosa ci dobbiamo aspettare? Solo un po' d'abbronzatura in più, quello sì, nostra. Comunque so benissimo che a voi della spiaggia, dell'ambientazione, delle palme non frega nulla, ma soprattutto che per me ogni promessa è un debito e nonostante è prestissimo e c'è poca gente, benvenuti in Brasile. Say what you got.